Buongiorno a tutti e bentornati a Estratti di Bloom, delle pillole di informazione nel tempo di estrazione di un caffè. Concludiamo questa serie dedicata al brewing dedicandoci ai parametri che fanno la differenza per quanto riguarda l'estrazione, di qualsiasi estrazione si tratti. A farci compagnia per questa spiegazione la French Press, che ci torna utile per spiegare l'infusione. Come vi dicevo, ci torna utile anche per spiegare quali sono le variabili che vanno a comporre l'estrazione di un caffè. Quando parliamo di estrazione di caffè, parliamo sempre del contatto che esiste tra il caffè a una determinata granulometria e l'acqua a una determinata temperatura. La relazione che sta tra questi parametri e il tempo in cui l'acqua sta a contatto con il caffè macinato farà sicuramente la differenza per quanto riguarda il risultato di estrazione. Potremo avere un'estrazione perfetta, un sottoestratto o un sovraestratto. In questo caso abbiamo due French Press che, come abbiamo già visto, è un metodo ad infusione. Utilizzo un metodo ad infusione perché, come già vi dicevo, è il metodo che più ci perdona alcuni errori e quindi mi permette di isolare alcune variabili. Qui non ho la pressione, per cui vado già a eliminare la variabile pressione all'interno dell'estrazione. In questo caso la mia unica variabile all'interno di queste due estrazioni sarà la macinatura, ovvero la granulometria. Alla mia destra una granulometria più fine, quindi in teoria una estrazione superiore. Noi sappiamo che a granulometria più fine corrisponderà una maggiore estrazione perché è maggiore la proprietà estrattiva che io andrò a creare in quel caffè macinando la polvere più fine. Se a parità di contatto l'estrazione sarà diversa. Come avviene in questo caso? Granulometria più grossolana, granulometria più fine, stesso tempo, stessa coffee to water ratio, stessa proporzione acqua-caffè, stessa temperatura dell'acqua, quindi vado a tenere inalterate le altre variabili. Vedremo poi con un refrattometro quale sarà il risultato finale che andremo ad ottenere. Per fermare l'estrazione in questo caso andrò a creare un po' di turbolenza in entrambi i casi, perché è l'unico modo in cui posso fermare l'estrazione in un'infusione, e poi andrò a trasferirla nel server. Quindi uno degli elementi è la granulometria. Questo di qualsiasi estrazione io stia parlando, che io stia parlando di espresso, di moka, di French press come in questo caso, di percolazione, Chemex V60 con tutti i suoi formati, la granulometria sarà fondamentale per avere una determinata estrazione. L'estrazione dovrò andare a misurarla con un refrattometro, poi andrò a riferirmi alla tabella, alla cosiddetta brew chart, per vedere quanto ho estratto della mia bevanda. Un altro parametro che andrà sicuramente a influire sulla mia estrazione è la temperatura dell'acqua. Anche qui la logica ci suggerisce che a maggior temperatura dell'acqua corrisponderà una maggiore estrazione, quindi acqua più fredda estrarrà meno solidi, acqua più calda ne estrarrà di più. Un'altra componente è la cosiddetta coffee to water ratio, cioè la proporzione tra acqua e caffè. Più caffè andrò a inserire all'interno della proporzione, più sbilanciata sarà, quindi maggiore estrazione otterrò in tazza. Meno caffè andrò a inserire in questa coffee to water ratio, più andrò a creare una bevanda più debole e quindi meno estratta, perché vado ad aggiungere meno ingredienti fondamentalmente, quindi il risultato sarà che avrò meno solidi in tazza.
Qui tra un minuto termina l'estrazione tra i miei due French press. La coffee to water ratio che ho usato qui è la classica 60 grammi litro. Io suggerisco sempre di muoversi a piccoli step quando si approccia a qualsiasi tipo di estrazione, che sia l'espresso, che sia il filtro con le sue diverse accezioni. Io consiglio sempre di muoversi in determinati binari e poi eventualmente mano a mano andare a fare dei cambiamenti per vedere poi che risultato producono in termini di resa di estrazione e di conseguenza poi in termini di assaggio, perché non dimentichiamo che il caffè, al di là dei numeri che produciamo, va sempre assaggiato e poi in relazione a questo faccio una modifica piuttosto che un'altra. 60 grammi litro perché? Perché questo è uno standard entro cui riesco a muovermi ed è uno standard che ritrovo anche all'interno della mia famosa brew chart della SCA. È tempo di fermare l'estrazione con una leggera turbolenza in un caso e in un altro e trasferisco il mio contenuto all'interno di un server in modo da garantire che il contatto non ci sia più tra caffè e acqua. In questo caso l'unico modo che ho per farlo è appunto separarli. Andiamo quindi adesso a misurare le due estrazioni fatte cambiando quest'unico parametro, quello della granulometria. Alla mia sinistra macinatura più grossolana, alla mia destra macinatura più fine. Vediamo cosa comporta e cosa ha comportato in termini di resa di estrazione, extraction yield, che si misura appunto misurando i TDS con un refrattometro. La lettura per il caffè alla mia sinistra mi dà un contenuto di solidi disciolti di 1,36. Facciamo ora la stessa misurazione con il caffè estratto con una granulometria più fine e vediamo il risultato che ha prodotto in termini di TDS. I TDS in questo caso sono di 1,66, quindi una resa di estrazione superiore nel caso della macinatura più fine rispetto alla macinatura più grossolana. Vediamo in termini di gusto a livello organolettico che risultato abbiamo prodotto con le due bevande. Alla mia destra, dove ho la macinatura più fine, ho una stringenza superiore che normalmente è un indice di sovraestrazione, cioè quando ho estratto troppo i solidi all'interno del mio caffè. Difatti i solidi erano di 1,66. In questo caso un'acidità molto più morbida, una dolcezza bella accentuata, molto ricca e una corposità accentuata. Abbiamo in questo caso due estrazioni uguali per tutte le altre variabili, fatto salvo per la macinatura abbiamo prodotto quindi un'estrazione corretta e una sovraestrazione. Ora che sapete tutti i parametri, granulometria, temperatura dell'acqua, coffee to water ratio, volendoci potete aggiungere della turbolenza per vedere come ciascuno di questi provoca degli effetti sulla vostra estrazione in tazza, ma soprattutto in termini organolettici, che è la parte più importante. Assaggiate sempre il vostro caffè dopo che l'avete misurato e dopo che avete tutti i dati e confrontandoli tra di loro. Non mi resta che salutarvi alla prossima puntata di Estratti di Bloom. Stay bloomish!